Ti sei mai chiesto perché spesso ti vedi costretto a inseguire falsi breakout? Beh, oggi andremo ad affrontare un concetto estremamente importante ed estremamente efficace dell'order flow, ovvero il concetto di filed auction. Se vogliamo tradurre in italiano, possiamo parlare di una sta di mercato fallita. Il concetto si può tranquillamente associare a quanto abbiamo già evidenziato qualche giorno fa in un video precedente che chiaramente ti consiglio di rivedere, ovvero il concetto di accettazione. Ricorderai infatti che abbiamo detto che affinché un movimento direzionale possa effettivamente realizzarsi, abbiamo la necessità che venga accettato nuovo valore. Il concetto di fired auction quindi si lega a doppio filo all'accettazione. Quello che stai vedendo è il grafico di stellina dollaro e ho scelto quest'asset per spiegarti proprio quello che succede quando non si verifica l'accettazione. Innanzitutto vedrai sul grafico quelli che sono i livelli più importanti relativi alla giornata di oggi. Ma vorrei fare con te un passo indietro e andare in realtà a verificare quanto accaduto ieri su sterlina dollaro perché noterai che il prezzo è rimasto sostanzialmente laterale, benché il volume profile evidenzi rispetto alla giornata precedente, quindi alla giornata di martedì, uno spostamento verso il basso sia della value area e sia del POC. Cosa significa? Ciò significa che per la giornata odierna molto probabilmente il bias di sterlina dollaro sarà ribassista. Tuttavia, noterai anche che se andiamo ad analizzare quanto successo nelle giornate precedenti, la giornata di martedì aveva visto una value area ed un po' spostarsi su livelli più alti rispetto appunto alla giornata di lunedì. Questo, dal punto di vista del bias, è molto importante perché nella giornata di ieri avremmo potuto utilizzarlo per decidere di operare esclusivamente al rialzo. Quello che vedi è esattamente ciò che è successo, ovvero il prezzo almeno due volte ha provato a violare quella che era una value area molto importante della giornata precedente per poi tornare nuovamente all'interno della zona. Un altro concetto molto importante, lo abbiamo visto nella giornata di ieri, è relativo al POC. Abbiamo detto infatti che il POC è un livello statico che tende a costruirsi nell'arco della sessione e quindi all'interno di una singola sessione questo livello può spostarsi verso l'alto o verso il basso, ma tenderà poi a cristallizzarsi, quindi a rimanere fisso per la giornata successiva, ovvero ciò che accade oggi ci indicherà appunto quello che sarà il POC da tenere sott'occhio nella giornata seguente. Perché è così importante evidenziarlo? Perché abbiamo detto che se vado ad analizzare la singola sessione, dobbiamo tener conto appunto del fatto che il POC non sarà statico ma sarà mobile. E ciò che dobbiamo andare ad analizzare è il suo posizionamento rispetto alla value area low e alla value area high del giorno precedente. Quanto accaduto ieri è molto significativo perché l'estensione ribassista che abbiamo osservato attorno alle 10 di ieri mattina, tra le 9.30 e le 10.30, in realtà rappresentava proprio un'asta di mercato fallita, quindi una failed auction. Perché? Perché nel momento in cui siamo andati a violare la value area del giorno precedente non abbiamo avuto accettazione. Da che cosa potevamo capirlo? Beh, molto semplicemente dal posizionamento del POC che si stava costruendo in quel momento, perché il POC risultava posizionato su livelli più alti rispetto al prezzo che al contrario scendeva e andava appunto a testare livelli più bassi.
Il fatto che il POC fosse posizionato più in alto ci comunicava non accettazione di valore e quindi alta probabilità che quel breakout potesse rivelarsi falso. Ed è quello che puntualmente è successo, perché infatti, come vedrai, quando siamo andati a testare livelli inferiori rispetto alle varie della giornata precedente, abbiamo avuto un rigetto. Peraltro è stato molto interessante analizzare contestualmente il cumulative delta perché su un time frame a un minuto evidenziava una netta divergenza con il prezzo che andava giù e il cumulative delta che invece non faceva massimi e minimi decrescenti, ma che viceversa faceva già dei minimi e massimi crescenti. Questo tipo di divergenza mi ha permesso appunto di identificare una filed auction e di poter operare al rialzo. Noterai anche come ci sia stato un secondo tentativo nella tarda serata di ieri, intorno alle 20, 20 e 45, che anche in quel caso è fallito con un ritorno all'interno della value area. Ecco, questi in realtà sono appunto dei breakout che falliscono a tutti gli effetti. Vero è che il gergo tecnico utilizzato nell'order flow parla di filed auction, ma è altrettanto vero che se ci limitiamo all'analisi del prezzo, quello che osserviamo appunto, magari tracciando un livello di supporto o di resistenza, è un falso breakout. E t'assicuro che in passato, quando non utilizzavo l'order flow, spesso e volentieri mi capitava di restare intrappolato, quindi di interpretare un breakout come vero, di entrare a favore del breakout e poi puntualmente di andare a prendere uno stop. Ecco, con l'analisi dei volumi, questo tipo di problema puoi tranquillamente evitarlo. Chiaramente, come ti ho detto, bisogna andare anche a contestualizzare ciò che sta succedendo a livello di cumulative delta e di delta, così da avere un'ulteriore conferma che ciò che stiamo osservando molto probabilmente sarà un'asta di mercato fallita. Interessante notare come ci sia stato anche un tentativo, come vedi, di andare a rompere al rialzo, ma anche in quel caso non c'è stata accettazione con un POC che era orientato a livelli inferiori rispetto ai prezzi e pertanto noterai che abbiamo avuto un rapido rientro all'interno della value area e volendo in una giornata comunque di lateralità anche questo tipo di situazione l'avremmo potuta sfruttare a nostro vantaggio. Tuttavia ti ricordo che eravamo in presenza di un bias rialzista e quindi volendo operare a favore di bias, questo short non l'avremmo minimamente preso in considerazione. Chiudo con la situazione attuale perché, come detto, abbiamo un bias ribassista, quindi attenzione perché qualora il prezzo, come sembra stia facendo, dovesse andare a testare la value area della giornata di ieri con un POC, se dovesse rimanere ovviamente in questa posizione a livelli inferiori rispetto alla value area high di ieri, potremmo eventualmente pensare a degli short qualora appunto ci fossero le condizioni di una filed auction. Quindi ti invito a guardare il grafico e a vedere come il prezzo si comporterà nel momento in cui andrà ad approcciare questo livello di 1,3440. Con questo direi che è tutto. Nei prossimi giorni ovviamente cercherò di farti altri esempi. Se questi video sono di tuo gradimento, ti invito a iscriverti al canale, lasciare un bel like, commentare, attivare la campanella per ricevere le notifiche quando verrà pubblicato un nuovo video e io, come sempre, ti rimando a una prossima registrazione. Ciao!